Fonzie is AFK. He went to the bathroom. But we cool, man. We just. He's not at the keyboard, man. Yeah. He went AFK. Yeah, I heard that one. All you guys talking about keyboards. You think this is a game? This is not a game. Diciamo che io sono molto carina e docile. E la mia mamma si arrabbia tanto quando gioco perché bestemmio come un camionista. No one, just smoke. B. Porco Dio. Arrivo. Ma non ce la faccio ammazzare, sono tutti lì al buio. In B. E occhio, stai aspettando, guarda. Occhio. Gol, va bene. Ma come hai fatto a pigliare? Anche mia madre all'inizio diceva ma basta con questi giochini, ti bruci il cervello, le solite parole. Dice no, adesso quando devo fare una cosa neanche ci devo più pensare, ho il tempo di reazione minimo. Va quindi a pushare sulla seconda espansione di Phoenix Hero Dior con tutto il suo esercito, ma viene ingaggiato su un lato da Phoenix Hero che riesce a cogliere impreparati i Marine e Legion riesce ad arrivare in tempo. Intanto il morto di Beneling, si portano a casa tutte le Legion, mentre è riuscito abilmente a caricare Marine e Marauder sulle Medivac e ha salvato un buon contingente, ma non può fare molto. Prima di tutto un passatempo, ma anche un modo per legarsi insieme, che sia comunque attraverso scontrarsi con altri giocatori e quindi vedere anche in azione come ti comporti nei confronti di un'altra persona come te che ha gli stessi mezzi però virtualmente si scontra con te, oppure in squadra, quindi organizzarsi, darsi dei ruoli, trovarsi in un contesto che nella realtà non sarebbe possibile, come non so, in una sparatoria, e vedere effettivamente virtualmente cosa succede e come ci si comporta. Mi annoio anche troppo facilmente, mi piace cambiare spesso, mi piace cambiare vari giochi perché quello che conta di più è trovare sempre esperienze nuove che ti stimolino a vivere un'esperienza, perché alla fine comunque utilizzo i videogiochi anche molto per questo, per vivere esperienze diverse, impersonare personaggi diversi e con operazioni sempre che nella realtà non potresti fare. Diciamo che il gaming in questo senso è anche una filosofia di vita, un modo di vedere le cose, un modo di estraniarsi dalla realtà, avere un proprio mondo virtuale che permette anche di creare ulteriori amicizie, nonché anche sbocchi lavorativi comunque. E è una cosa anche più profonda del semplice svagarsi e divertirsi, anche se ovviamente quella è la cosa principale. Prima di tutto ho iniziato all'età di circa 3 anni con i primi giochini, proprio quelli delle favolette, insieme a mio padre, perché, come posso dire, mio padre all'epoca lavorava con i computer, quindi è stato uno dei primi lavelli, ti parlo dei vecchi MacBook portatili, bianco e nero, dove ci giravano i primi sistemi operativi e cose simili. Poi ho cominciato all'età di 6-7 anni con i primi RTS, ti parlo del 97-98 con StarCraft 1, il gioco più famoso di tutti per me, Settima Legione, Total Annihilation e cose così. Poi andando avanti ho continuato a giocare anche ad altri giochi, però per me gli RTS sono una parte di me. Ho iniziato tanti anni fa quando mi comprarono per Natale la prima PlayStation 1 che è uscita da poco e niente, dopodiché ho iniziato a giocare, peccato giocavo da solo o con mio cugino che stava sopra di me, poi è arrivato l'avvento del computer, ho iniziato multiplayer, online, single player e di lì è stato un crescendo fino a che ormai il gaming è diventato una parte essenziale della mia vita. Io praticamente ho sempre giocato, avendo un fratello più grande di me di 7 anni,
appena sono nata avevo già i videogiochi attorno a me. Ho cominciato giocando a Sonic, chiaramente ero sempre Tails, il personaggio immortale che non poteva far danni. E poi niente, ho avuto tutte le console Sony, PlayStation 1, 2 e 3, e più che altro stavo molto dalla parte dei giochi di ruolo. E poi diciamo, conoscendo lui mi sono anche data ai multiplayer online. Ognuno ha la sua esperienza diversa, alla fine nella maggior parte dei giochi ci si trova di fronte alla risoluzione di problemi o comunque l'utilizzo di riflessi o tutta un'altra serie di caratteristiche, quindi quello che spesso accomuna la cosa è l'esperienza di ogni giocatore, quindi si vede a volte anche dei tratti caratteristici non solo dell'esperienza riguardo ai videogiochi quanto nel carattere, e io mi ritengo, sì, nel senso uno abbastanza violento, uno abbastanza veloce, uno abbastanza arrogante. L'unica cosa che ho di differente è che appunto, avendo giocato comunque a tante cose diverse, mescolo un po' sempre tanti aspetti di giochi diversi e quindi un pochino a volte mi trovo sempre a trovarne elementi comuni e apprendere abbastanza rapidamente. Ognuno ha il suo stile, per certi versi è simile, per altre cose penso, ad esempio, prendendo sempre Dota che è un po' il titolo principale su cui gioco, diciamo che il mio stile è un po' più, a volte tendo ad avere a prendere un pochino più il ruolo del leader in certe situazioni, ma dipende anche dal contesto. Ho avuto tanti Final Fantasy, sono stati una grande spinta per andare avanti, dopodiché sono passato, come ho detto prima, al computer e di lì anche sempre multiplayer online, sempre RPG, per cui Guild Wars, World of Warcraft. Quando giocavo un po' più seriamente, quasi a livelli professionali, anche se non troppo, dalle 6 alle 8 ore al giorno. Diciamo che quando ancora andavo a scuola, quindi alle superiori, quando uscivo, mangiavo, studiavo un'oretta e dedicavo tutto il mio tempo libero al gaming fino all'ora di dormire. Adesso invece diciamo che ho un pochetto accannato tra lo studio, un po' il lavoro eccetera, faccio sempre, diciamo, se ci riesco quelle 3-4 orette, tranne ovviamente quando sono in LAN. Ci sono eventi come le LAN dove allora lì fai delle tirate, ci passi tantissimo tempo. È bello guardare sia i tornei tramite streaming e tutto, perché è bello comunque seguire come competizioni, un po' come uno segue una partita di calcio, è bello anche vedere persone che si affrontano ai videogiochi. Alla fine se hai una passione per un gioco in particolare è bello vedere il top che si sfida, vedere le persone più brave proprio in assoluto che si sfidano là dentro, ti fa vedere tantissime cose che proprio pensavi che non esistessero neanche. Yep, Vader, Ori to Dragonform, commitment, Havors looks for the Oh my god! Beautiful intent, he's winding up too! There goes your ulti in the wall! Execution is perfect, the heads will roll of Mousesports, Synderen locked in, Danny with the double. Io, come ho già detto, sono sempre stata molto improntata sui giochi di ruolo. Più che altro non sono mai stata una persona molto competitiva, quindi diciamo i multiplayer online mi mettevano un po' a disagio inizialmente. Dota 2 mi ha preso perché comunque ci giocavo insieme ad amici e quindi quando sei in un team insieme ti diverti comunque. Il momento più memorabile per me è stato nel 2012 durante i Lucca Comics ai WCG, ai World Cyber Games. Mi sono classificato quarto posto nella classifica italiana a StarCraft e non lo so, mi sono sentito realizzato perché dopo aver raggiunto la Grandmaster, dopo essermi allenato, ho fatto una bella posizione e nello stesso tempo mi sono anche sentito un po', come dire, giù, non deluso, ma giù perché potevo anche arrivare primo, ma non ce l'ho fatta, cioè è stato anche inferiorità di abilità, di skill proprio. Ho visto questo panorama un po' dal punto di vista più serio, anche in certi versi lavorativo. E ad esempio, ora al momento tengo un blog di videogiochi in cui scriviamo news sulle ultime notizie nel campo del gaming, facciamo recensioni di giochi, i publisher addirittura ci mandano codici del gioco, giochi gratuiti perché noi li licenziamo e diamo un nostro parere, vediamo
veniamo invitati a volte a conferenze, stampa di eventi mondiali, come ad esempio il Gamescom che viene fatto in Germania. Come ho detto, io ho un fratello di 7 anni più grande di me e quindi è, diciamo, immaginabile che sia sempre stata sotto di lui in ogni singolo gioco che abbia fatto in vita mia, ma non in tutti. Avvenne un giorno che mio fratello mi beccò a giocare a Dead or Alive, che è un gioco picchiaduro che, non so, mi aveva preso, mi divertiva, io ci giocavo da mesi e mesi e lui mi trovò lì a giocare e mi fa: oh, ma ti sei messo a giocare a Doha, facciamo una partita insieme, e lo massacrai in maniera veramente memorabile. È anche bello perché è quasi anche uno sfogo, no? E dall'altra parte certo capita di emozionarsi sempre. Io mi ricordo quando facevo duel a Quake, 1 contro 1, trema la mano, ti batte il cuore quando sei in cima, sei agitato, senti la tensione. Beh, capisco che anche, ecco, cioè ogni partita, quando la prendi in modo competitivo, che a prescindere dal premio o il contesto, è sempre, comunque ti trasmette sempre un sacco di emozioni. E tra l'altro una caratteristica di ogni giocatore comunque a livelli alti è sempre riuscire a mantenere la calma e a controllare la tensione, perché alla fine si tratta molto spesso anche proprio di giochi di mind trick, no? Di giochi psicologici, quindi mettere pressione sull'avversario, farlo cedere. Un sacco di giochi alla fine, per quanto cambiano le meccaniche, hanno sempre queste cose fondamentali. È anche più rilassante per certi versi quando non ti trovi lì a giocare. Quando sei e che giochi anche in un torneo, come mi è capitato, la tensione è piuttosto alta, in certe situazioni tendi a pensare anche tanto, sembra quasi di essere a un esame all'università. E quando invece di giocare è come vedere qualcun altro che fa un esame e te sei lì tranquillo che guardi magari l'altro player pensando di poter fare meglio. Se ti arrabbi, se sei deluso, infligge molto nel gaming secondo me. Se sei arrabbiato non pensi a quello che fai, lo fai istintivamente, lo fai la maggior parte delle volte è sbagliato. Se sei triste giochi proprio come dire perché sto giocando. Per giocare secondo me devi essere molto motivato. Quello che per me è il gaming è anche soprattutto giocare con le altre persone ormai. Conosco talmente tanta gente online, anche voi. Ormai siamo diventati diventate grandi amicizie, ormai mi connetto non solo per giocare, ma anche per sentire della gente che ormai sono parte della mia vita, sono miei amici. Non lo so, secondo me il gaming è semplicemente un'arte. 5 game sono stati fatti, erano sul 2-2, ultimo game decisivo. La squadra, diciamo, che stava vincendo, i Natus vinse, una squadra ucraina, avevano praticamente vinto, avevano una vittoria in un pugno, e questo gioco ad esempio sono 3 linee, devi entrare in una base per vincere, c'è una mappa intera, all'ultimo invece di difendere la base per cosa avete fatto, questi hanno usato le loro abilità per riuscire a portarsi nella base avversaria, a distruggere la base prima degli altri giocatori cosa hanno fatto? Hanno provato a tornare indietro. Questa sforza è montata nel mezzo e con una mossa ha bloccato tutti gli altri 3 player senza permettere di tornare indietro e difendere, e da vittoria per il team degli Alliance è diventata da sconfitta per il team degli Alliance, il team è diventato poi una vittoria proprio all'ultimo secondo, ovviamente incredibile, uno dei migliori match che ho visto del tutto. Have almost taken Pyrax, load up, that's 2, that's Kuroki, he's dead, Kuroki's down, Aloda, Alliance, the kings in the north. Emerald Ball, the Hexes and Funnic's gonna go down as well. Oh my god, Alliance. They're doing it, the Alliance is doing it, 2 lanes of Rex, it's so hard to come back now. Na'Vi, they've got it not done yet, Hovosi Sloda, can you drop that stun? Oh, BKB, TP. They don't have enough damage. They don't have enough time. Oh, cancel TP. He's out. He canceled the beat. Puppy. He's not going to be back in the base. He's got BKB, but no boots of travel. Oh, Coil on 2. Cancel Denji's TP as well. They are in huge trouble. Funix caught. Now if they go for the throne, it could be game. Funix down. Alliance are doing it. They need a little more. Supposed to fall. Throne in jeopardy. There's a glyph. It's going to be their last stand.
Dendy's back. He's going to try to focus everybody, but there's so much stuff hitting on the drone. There's no more glyph available. Down to about half HP, a quarter HP. Alliance surrounding from all sides. BKB, they want to do it. They're going to do it. They're going to do it. Alliance wins. They win TI3. Ma è interessato, ho capito. Perché sta andando a fare questa e cane pio. Oh, guarda, guarda. Oh, lo state rubando. Arrotalo, arrotalo, arrotalo.